soldata, architetta, notaia, medica e chirurga. D'ora in poi potrai leggere queste parole sul nuovo dizionario Treccani. Prima di vedere insieme quali sono le novità introdotte da questo vocabolario, vorrei spiegarti che cos'è la Treccani. L'Istituto Treccani è una casa editrice italiana che è famosa per aver pubblicato la prima edizione dell'Enciclopedia delle Scienze, Lettere e Arti. Il vocabolario Treccani è un'opera di riferimento in Italia e pochi giorni fa si è saputo che nella nuova edizione ci saranno delle novità significative. Ma quali sono le più importanti? Vediamole insieme. Innanzitutto il nuovo vocabolario vuole contrastare la discriminazione di genere. Ciò significa che sono stati tolti molti stereotipi di genere in cui credo che tu ti sia imbattuto o imbattuta ogni tanto leggendo i libri di italiano per stranieri. Personalmente a me è capitato spesso di notarli e di leggere per esempio delle frasi in cui l'uomo dirige un'azienda oppure legge il giornale e la donna immancabilmente si occupa di altre faccende quali cucinare oppure stirare. Questo vocabolario sarà anche il primo a non presentare le voci privilegiando il genere maschile. Che cosa significa? Che per esempio fino ad ora tu potevi trovare l'aggettivo bello e quindi al maschile, d'ora in poi invece leggerai bella e bello e come vedi in questo caso bella, quindi l'aggettivo femminile, verrà indicato prima rispetto all'aggettivo maschile, semplicemente perché si è scelto di seguire l'ordine alfabetico e pertanto la A di bella viene prima rispetto alla O di bello. Un altro punto importante è quello dei nomi che riguardano il lavoro, in concreto le professioni, perché d'ora in poi sarà possibile trovare anche il femminile dei nomi di professione. Ciò significa che troveremo ad esempio architetta e architetto, così come direttore e direttrice. Come vedi in questo secondo caso direttore viene prima di direttrice proprio perché, come ho detto prima, si segue l'ordine alfabetico. Se quello che stiamo vedendo ti sembra interessante, ti invito ad iscriverti alla mia newsletter Confessioni di una Language Coach. Riceverai ogni settimana le nuove video lezioni e le altre novità direttamente nella tua casella di posta elettronica. Puoi iscriverti sul mio sito elisabetamaccani.com. Un'altra novità importante è che ci saranno delle note d'uso utili per chiarire i dubbi grammaticali più frequenti. Tanto per fare un esempio, accanto alla parola psicologo verrà indicato l'articolo corretto, perché ogni tanto ci sono dei dubbi, bisogna usare il oppure lo. E sono certa che tu conosci la risposta, quindi ti chiedo di dirmelo qui sotto nei commenti. Ti chiedo di dirmi qual è l'articolo corretto. Naturalmente poi ci saranno anche dei neologismi, quindi delle nuove parole entrate nella lingua italiana e molti termini vengono dalla pandemia, quindi sono un po' nati durante la pandemia. Per esempio termini come isolamento sociale o anche DAD, che sta per didattica a distanza, o anche il termine inglese lockdown.
lockdown, che potrebbe essere tradotto come blocco d'emergenza o anche isolamento. Ma cerchiamo ora di capire come sono state accolte queste novità. Come accade spesso quando ci sono dei cambiamenti profondi, non sono mancate le polemiche, in particolar modo per quanto riguarda i primi 3 punti che abbiamo affrontato. Ma vediamo insieme alcune reazioni. Da un lato c'è chi, come la linguista italiana Vera Gheno, afferma che adesso il maschile e il femminile sono messi sullo stesso livello, con un criterio alfabetico e non più di genere, per cui amica compare prima di amico e direttore prima di direttrice. E dall'altro c'è chi, come il linguista Massimo Arcangeli, sostiene che questa, a mio avviso, è stata una pura operazione di marketing, ridicola e bizzarra, scientificamente insensata e ideologicamente inconsistente. Anche il noto cantante Ivano Fossati, che forse conosci perché ha composto il brano C'è tempo, una delle più belle canzoni della lingua italiana, ha parlato di una stucchevole forzatura grammaticale. Ma vediamo ora anche il punto di vista dei linguisti, che sono i direttori del progetto che porterà presto all'uscita del nuovo dizionario, ovvero Valeria Della Valle e Giuseppe Patota. Sul sito della Treccani scrivono: il vocabolario Treccani è molto più che la versione aggiornata dell'opera pubblicata nel 2018. È lo specchio del mondo che cambia. È il frutto della necessità di validare e dare dignità a una nuova visione della società che passa inevitabilmente attraverso un nuovo e diverso utilizzo delle parole, promuovendo inclusività e parità di genere. E a questo punto mi farebbe molto piacere conoscere la tua opinione. Che ne pensi? E soprattutto mi sai dire che cosa accade nella tua lingua a questo proposito? Per quanto mi riguarda, devo dire che sono molto felice di tutto questo, specialmente perché d'ora in poi ci sarà un punto di riferimento chiaro per il femminile dei nomi di professione. Non sai quante volte in passato ho dubitato su che cosa dire ai miei studenti quando, per esempio, mi chiedevano qual è il femminile di muratore, e c'erano, come dire, opinioni diverse nei diversi dizionari. Sono felice che d'ora in poi la Treccani dirà come stanno le cose, e poi francamente ho già vissuto una situazione simile quando abitavo in Spagna. Pertanto parole come ministra in spagnolo in quel caso, ma anche medica, che in spagnolo è quindi simile alla forma che si userà d'ora in poi in italiano, per me sono assolutamente normali, ed anzi devo dire che la lingua italiana da questo punto di vista mi è sembrata piuttosto carente fino ad ora. E a questo punto non mi resta che consigliarti di utilizzare il vocabolario Treccani. Basta andare su www.treccani.it, e tra l'altro c'è anche una app che io ho scaricato qualche anno fa. All'epoca avevo pagato, mi sembra, 5 euro, credo che adesso sia gratuita, ma comunque puoi insomma verificarlo, ed è utile, è un modo per avere sempre il vocabolario a portata di mano. E visto che oggi abbiamo parlato di lingua italiana, ora vorrei farti conoscere alcune parole straniere che in italiano non esistono. Sono termini che sono intraducibili nella nostra lingua, e si tratta di parole molto affascinanti. Te le farò conoscere in questo video. Trasforma il tuo sogno italiano
in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.